Approfitto di questo primo step di migrazione per far vedere anche un'altra cosa che devo migrare e che farò man mano che migrerò i vari dispositivi, e cioè il controllo della rete. Siccome tutti questi dispositivi sono in rete, con OpenHub l'avevo già fatto nella versione 2, è possibile verificarne lo stato in rete, eventualmente anche la latenza, e quindi si possono configurare delle segnalazioni, degli alert, per far sì che si venga notificati quando uno o più dispositivi vanno offline, che è una cosa che può essere utile. Per far questo si utilizza il network binding, già presente appunto nella OpenHub 2, che permette tramite i suoi canali di verificare lo stato della presenza in rete di un certo dispositivo in rete, la latenza, quindi col ping, e l'ultimo timestamp di quando il dispositivo è stato visto in rete. Andiamo quindi a installare subito il binding network. E andiamo a creare le thing. Selezioniamolo. Facendo scan, lui fa un controllo di tutta la nostra rete locale e ci fa vedere tutti i dispositivi che trova in rete. Noi magari ne prendiamo uno di esempio. Eccolo qua. Network Ping Device, il punto 11, questo sarebbe il Sonoff Basic 01. Chiamiamola Think Network. Ecco che ci appare qua. Quindi possiamo impostare ogni quanto deve fare il controllo. Io magari metterei 30 secondi, gli direi di fare 3 tentativi e il timeout di 5 secondi. Quindi se per 3 volte per 5 secondi il dispositivo non risponde in rete, questa OpenHub me lo dà offline. Poi potremmo aggiungere anche il MAC address del dispositivo se volessimo utilizzare la Wake on LAN, però non è il mio caso per adesso. Andiamo a dirgli la location PT bagno. Ok, a questo punto possiamo andare a vedere che canali ci mette a disposizione. A differenza della Think con l'MQTT, i canali sono già a disposizione, messi già a disposizione dal binding, non dobbiamo crearli noi. E ne abbiamo 3. Abbiamo il canale online che ci dice se il dispositivo è online, latency che ci dà la latenza di rete utilizzando il ping, e il timestamp di ultima presenza in rete. Quindi noi andremo a configurare un point per ognuno di questi canali e soprattutto tramite quello online avremo a disposizione lo stato del dispositivo. Andiamo quindi a configurare prima un equipment che includerà i 3 point che saranno legati ai 3 canali. Quindi aggiungiamo un equipment al modello, lo andiamo a mettere nel bagno. Aggiungiamo il modello ed ecco i nostri 3 canali creati. Come vedete appaiono già le informazioni. Andiamo a vedere la home page. Se andiamo bagno piano terra abbiamo il dispositivo con i 3 valori. In equipment abbiamo network appliance e in properties dentro timestamp ovviamente abbiamo questa informazione qua. Dovrei andare a modificargli la visualizzazione, quindi vado a prendere il
pattern che ho usato per gli altri. Controlliamo e voilà, siamo a posto. A questo punto facciamo un altro step, cioè creiamo un gruppo che raggruppa tutti gli stati dei dispositivi di rete. Questo gruppo, che sarà un gruppo non semantico, perché non ha molto senso, servirà poi a definire le regole, in quanto questo gruppo avrà un valore aggregato che sarà la risultante dei singoli valori degli item che contiene. Quindi daremo la regola che se tutti gli item che gestiscono gli stati dei dispositivi di rete sono attivi, allora lui è attivo. Appena uno va in disattivo, quindi offline, lui diventa disattivo. Quindi possiamo creare delle regole che si basano sull'evento di cambio di stato di questo gruppo per inviare delle notifiche per dire che ci sono dei dispositivi che non sono più online. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è creare un gruppo, quindi un item. Come tipo base mettiamo uno switch e la funzione di aggregazione mettiamo tutti on se i dispositivi sono tutti on, altrimenti off. Creiamo questo gruppo, andiamolo a vedere. Vedete in stato off ovviamente perché non ha nulla all'interno. Possiamo andare di qua ad aggiungergli i nostri item. Ok, adesso il nostro gruppo è diventato on perché prende il valore del singolo item contenuto. Adesso andrò ad aggiungere anche gli altri son off e in questo gruppo quindi avrò i vari status di tutti i dispositivi di rete. Poi più avanti andremo ad aggiungere la regola che permette di inviare notifiche nel caso in cui questo gruppo cambi di stato.